Oggi vedremo alcune immagini che ci mostreranno il soggetto molto da vicino. Queste riprese sono realizzate con la tecnica macrofotografica. La macrofotografia è quel genere fotografico che permette di ottenere immagini di soggetti molto piccoli e a volte il rapporto di ingrandimento è tale da permettere di vedere particolari invisibili ad occhio nudo. Di seguito andremo a vedere una sequenza di immagini di questi particolari, come questo primo piano di una damigella. La distanza tra gli occhi è di circa di 3 mm. Sono visibili gli ommatidi, gli elementi che costituiscono l'occhio composito. La testa di una larva di argide. La lunghezza dell'intera larva è di circa 18 mm. Particolare osservare il cibo che passa nell'apparato digerente in questa ripresa in time-lapse. Un attimo di riposo dopo il pasto. Gli ambienti sono molteplici e nell'acqua troviamo il plancton. Una coppia di cimici della specie Nezzara viridula si appresta a gustarsi una mora matura. Anche in questo caso sono ben visibili gli ommatidi. Stessa famiglia, ma colore decisamente diverso per questa Graphosoma italicum. Oltre agli occhi compositi si può ben identificare il rostro con cui questo insetto si nutre. Guardiamo ora il movimento all'interno dell'uovo del bruco di Xeritea polixena. Il diametro dell'uovo misura poco più di 1 millimetro. La larva adulta all'ultimo stadio ha un aspetto poco rassicurante. I radi peliscuri che la ricoprono le danno un'aria decisamente minacciosa. Molto più simpatico invece risulta il glabro bruco di Papilio macaon. Anche qui si possono vedere gli occhi. Sono occhi semplici, denominati ocelli. Il bruco diventa crisalide prima di compiere l'ultima trasformazione. Qui possiamo osservarne l'anatomia in modo dettagliato, come le piccole creste gialle che fuoriescono dalla parte dorsale ed il filo sericeo che la tiene legata allo stelo. Ed ecco l'adulto. A destra si può vedere la spiritromba, che è il tipico apparato boccale delle lepidoptere. Ma la cosa interessante sono le minuscole scaglie che ricoprono le ali. Sono sovrapposte le une alle altre, come delle tegole, dai molteplici colori. Nelle libellule, invece, le ali sono trasparenti, supportate da venature poste su piani differenti, in modo tale da essere più robuste. Gli occhi composti delle libellule sono fra i più complessi di questo micromondo e possono essere composti da più di 28.000 ommatidi per ciascun occhio. Molto più semplici risultano essere quelli delle formiche.
o quelli di altri imenotteri. Le venature delle ali di questo esemplare ricordano molto l'arte Tiffany. Particolari sono le sfumature viola e verdi delle aree trasparenti. Sfumature che si possono notare anche nelle ali di questi sirfidi in accoppiamento. Anche in questa specie l'occhio è particolarmente complesso, ma non ai livelli delle libellule. Anche nei coleotteri troviamo delle particolarità, sia nei colori che nella forma dell'antenna. Il sole del tramonto irradia l'accoppiamento di questa aragoniccia fulva. Gli occhi grandi possono far diventare simpatico perfino un predatore come questo ragno del genere Phileus. Un particolare dell'addome di un maschio di lucciola, diventato il pasto notturno di un ragno. Secondo voi, alla fine, siamo andati abbastanza vicino?